La scrittura giapponese non è come l'alfabeto A, B, C, ma ogni lettera ha un significato. La parola Carmelo si scrive con 4 lettere, Ca-ru-me-ro, quindi 4 lettere. Ma la caratteristica sta nel fatto che hanno Ka significa Dio, Ru significa dimorare, Me amore, Ro strada. Poi si fa il significato al rovescio della coda. Chi cammina la strada dell'amore dimora in Dio. Questo viene il significato dei 4 caratteri che per scrivere Carmelo. Il desiderio di entrare come membro nel Carmelo, come desiderio mio personale, è nato da un fatto non comune. Io nato alla cascina, che non conoscevo molto i dintorni, eccetera, quando avevo ancora praticamente alla terza elementare, mi è sorto questo desiderio, vedendo un religioso carmelitano che girava per la questua e io, vedendo che lui andava a piedi nudi per amore di Gesù, questo qui è un punto molto importante, ho cominciato a insistere con i genitori, anch'io vorrei fare come lui. Vorrei fare come quel religioso, perché mia mamma mi aveva insegnato a fare dei sacrifici per far contento Gesù, che per me ha abbracciato la croce. Allora mia mamma, sentendomi ripetere questo, ma anche lei ci capiva relativamente, sentendomi ripetere questo, mi ha condotto dal parroco e il parroco, ma trattando con un ragazzo come ero io, credeva di spaventarmi un pochettino, ma sai cosa vuol dire diventare frate? E andare anche a piedi nudi con la neve, col freddo, eccetera, che credendo di spaventarmi un pochettino. Io invece, ecco è quello che voglio fare io, per far contento Gesù. Quindi questo è un po' un mistero nella vita. E siccome Gesù ha voluto tanto bene a me, anch'io voglio ricompensarlo, diciamo, accettando una vita, diciamo, che può sembrare dura, ecco, ma che a me non è dura, per me non è dura per niente. È la realizzazione di un mio desiderio di fare contento il Signore, che per me ha fatto tanto. E questo è il vero principio della mia vocazione di religioso. Fatta la quinta, allora ho potuto entrare in collegino, il collegino di Monza. Durante i 5 anni di ginnasio passati in collegino di Monza, praticamente io all'età di 11 anni, per ben 5 anni non sono più andato a casa mia da Monza a Voltiere, però naturalmente non l'ho sentito come una cosa, diciamo, difficile, ma questa è la mia strada. Adesso, per esempio, la mia vita qui così a Legnano, diciamo, in una infermeria,
ha le sue difficoltà, ma non la sento come difficoltà. Ecco, il buon Dio attualmente mi domanda questo, per cui quello che mi è dato in questa atmosfera, diciamo, la sento come una strada naturale, diciamo, attraverso la quale il buon Dio desidera condurmi per realizzare quello che mi ha dato quando ero giovane. Quindi praticamente nel 1938 è cominciata questa strada. Da quel momento non mi è mai più venuto, neppure prima, un dubbio che quello fosse la mia strada. L'unico timore era che non fossi ritenuto degno di restare in quel collegino, ma anche quelli che, diciamo, mi conducevano, anche loro mi hanno riconosciuto come uno che poteva continuare su quella strada. Poi hanno fatto i 5 anni di ginnasio. Per i 5 anni di ginnasio ho fatto la vestizione religiosa, cioè l'appartenenza al Carmelo. Pensavo appunto, quando diventerò sacerdote, pensavo di darmi alle missioni, ma in un campo che fosse di reale sacrificio per realizzare un futuro di potermi dare a qualche cosa di buono per gli altri. Sarà difficile, ma questo essere difficile è proprio quello che mi attirava maggiormente. La difficoltà che avrei incontrato non era un ostacolo, era uno stimolo, diciamo, a vivere in modo sempre più concreto, avvicinando le persone che non conoscono ancora il Vangelo. Mentre ero lì religioso con questa intenzione, è venuta la proposta nel 1952, la proposta di andare in missione in Giappone. Ecco, io ho domandato di partecipare a questa missione. E in quel tempo andavo all'Università Cattolica di Milano per lo studio della filosofia. Però questo, con la proposta del Giappone e l'accettazione da parte dei superiori, è stata interrotta. E lì è cominciata la nuova vita. Sono partito per il Giappone, partito da Marsiglia con la nave, passando per il canale di Suez, 35 giorni, sempre sulla nave. E in Giappone lì poi rimango ormai fino al 2008. A Tokyo ho vissuto praticamente 30 anni a Tokyo, poi a Kyoto altri 15, poi a Nagasaki nel Kyushu altri sarà praticamente una ventina di anni ancora. Per cui il Giappone praticamente lo conosco tutto, diciamo. Ho avuto l'esperienza di una vita diversa secondo le regioni dove vivevo. Quando parlo nei sogni
parlo sempre in giapponese. È interessante, lo trovo interessante per me stesso anche. E poi anche per esempio in cose piuttosto di una certa elevatezza anche filosofica. Per esempio, ma non lo so se qui c'è qualcuno che ha studiato filosofia, Aristotele metteva il principio di identità, il principio di contraddizione, il principio di identità, 1 è uguale a 1. E la pensate così anche voi? Sì, io sì. 1 non è 2. E la pensate così anche voi. Invece la filosofia orientale, specialmente l'estremo oriente, non è 1, cioè 2. Dicono cioè. Non vi fa meraviglia quella cosa. È vero che se uno è uno, non è cioè 2. E invece per loro no. Ed è per esempio l'uomo, la persona umana, è uno, Pina è 1 o 2? Sono 2. Perché sei 2? Anzi, trina lei. Trino. Allora lo dici che sei 2 senza convinzione. Sì. E invece sei proprio così, sei anima e corpo, quindi su quell'aspetto sei un 2 che fa un 1. E così anche tante altre cose, anche nella teologia. Se Dio è uno oppure più di uno. Trino. Vedi? E tu credi nel Dio uno o nel Dio trino? Come Il Dio uno. Uno è Trino. Io credo in Dio. Ecco che vedi, uno, non uno e non 2. Non uno è uno ed è 3 nello stesso tempo. Vedi, quindi uno è uno e basta, no? Non va mica bene, non è giusto. Uno, cioè 2, come dicevo prima. Non uno e non 2. Non è soltanto uno, quindi c'è una percentuale di 80 e 20, di 50 e 50, di 20 e 80, però per cui non si può dire, quindi hanno ragione loro la filosofia orientale che dice quel che dicevo prima. E così via. Adesso per esempio, qui così, i bastoncini, per chi non è abituato, ma va meglio la forchetta e il cucchiaio, è mica vero. Uno che è abituato a questo fa molto meglio i bastoncini. Perché sono Qui adesso sono i bastoncini poco giusti. E così mangio. Ma se è così, la sostanza, la cosa funziona bene. E anche voi capite molto bene questo. Questo è un po' pesante. sì. Ecco, per cui lo tagliano in maniera, Per poterlo tirare su. taglia qui, Si porta qui, E qui c'è niente. qui vedi? Ma tu non hai un'altra mano che puoi usare? Attenzione che non è la pizza, Giusy, tirati su. E quindi così,
per il giapponese così va bene. Ah sì? Ma tu sei Ma poi, bergamasco? finché è roba sostanziosa così è facile capire. Ma la sostanza e la particolarità loro è di bere o tè o vino o quel che è con i bastoncini. E quella è la particolarità del loro uso delle forchette. Ed per esempio, adesso in modo concreto, state attenti però, è una cosa molto delicata. Avete visto come prendo le cose sostanziose? E invece come prendo se non vuoi provare? Vai che no, io non. Allora, e invece con il liquido, come è mai possibile? Voi la pensate così, e invece loro no. Loro hanno una tecnica particolare che con i bastoncini bevono il loro tè. Ecco, state attenti però, è una cosa un po' particolare da capire, da afferrare subito. Qui mi hanno portato dell'acqua, ma va bene anche quello al posto del tè o del vino. Ecco, Il vino era allora, con i bastoncini, guardate bene, i bastoncini voi bevete. Ma la vera sostanza però è stata sempre una, sia a Tokyo, a Kyoto e a Nagasaki, per far conoscere il Vangelo praticamente. Per me la vita non ha avuto altro significato che conoscere io sempre meglio il Vangelo, nello stesso tempo il cercare di farlo conoscere e di portarlo nella vita vera. Non è soltanto una conoscenza, diciamo, intellettuale, entra proprio il desiderio di quello che il Vangelo ha portato e porta nella mia vita. Una relazione con Dio e per cui il conoscere quello che il buon Dio mi domanda, quello che può e deve essere realizzato nella mia povera vita. Per me quello è stato il vero motivo di essere andato in Giappone, di restare in Giappone. La gioia di avere trovato la grande verità e quindi l'importanza di conoscerla sempre meglio, di viverla sempre meglio, perché soltanto vivendolo tu maggiormente si può trasmettere all'altro. Per cui la mia vita resta riempita da quello che il Vangelo dona all'altro, e questo è molto bello. Di quelle difficoltà che ho incontrato, quella è la strada attraverso la quale il buon Dio mi conduce e continua a condurmi. Quello che mi è rimasto è ancora vivere con semplicità la vita che ha, con le difficoltà che mi sono date. La difficoltà che incontro nel cercare di trasmettere quello di cui sono convinto, ecco,
questa difficoltà è quello che mi aiuta in certo modo a meglio conoscere la realtà che desidero trasmettere, la parte negativa, diciamo, che sperimentiamo o in famiglia o in società o nella comunità nella quale viviamo, non devono diventare motivo di scoraggiamento, ma di stimolo, diciamo, a fare un po' meglio quello che potresti, dovresti e devi fare. Cosa potrei fare per migliorare questa situazione? Che non si possa fare l'impossibile è una cosa scontata, che però si possa fare meglio è una cosa sicura. Per questo che Dio stesso è entrato, Dio stesso è ed è presente e resta presente nella mia vita. Questo, riuscire a afferrare questa realtà è quello che ci cambia.